Once you said design is not about forms and colors, but about ideas. So which is the idea behind the product you propose here at Spazio Pontaccio? Oh, that's a really interesting question. I always say that the story hidden behind the object is the most important factor about design. I've been working with Glass Italia for the past few years with Lorenzo, and every time I visit their factory, I find these small stories inside of the factory. And there's like small samples, sometimes the process, it's sometimes a mistake that we made, but it's interesting sometimes. And then I try to find a small story within the factory and then to create forms from that story. So it was a very interesting process. And how do you get in touch with Italian factories? I get in touch with Italian companies. Most of them, they invite me, or another company introduces me to another company. So it's not that I'm knocking everyone's door, but it's that I really have to focus on every single project, and I try to do my best for every single company, and then you end up with more companies in the end, which is nice. So you are an architect but also a designer. What do you prefer between the two categories, and is it possible for a designer to have a freedom of creation nowadays in relation to a firm? I think the borders between industrial design and furniture design and interiors and architecture is getting blurry day by day, I think. It's not the skills that is, well, skills are, of course it's important, but more technology we have, I feel that more and more people are looking for ideas, I think. And if you come up with a great idea, it might work for an industrial design, it might work for an architectural design as well. So it really doesn't make sense to split these things, I think. It's the ideas that is the most important thing in the end. You received many awards, also the Designer of the Year 2015, for your creativity. You still have a project to be, something you would like to achieve that you still didn't? I feel that when you're optimistic and when you're feeling really happy, any kind of design becomes a dream project. Like even this microphone, if someone asks me how exciting the microphone is, I get really excited, and this becomes my dream project. A new one for us. Every project is really exciting, and that's the reason why I end up with a lot of projects, and I'm very happy about it as well. You have already new partnership for future with other factories? Yes, we are always working with new companies and new challenges, but the most important thing is not about working with a lot of companies. It's about trying to make a long relationship with a certain company, and hopefully Glass Italia becomes one of those, almost like a family for us as well. And yes. Glass Italia ha una storia legata alla lavorazione del vetro che viene oggi qui celebrata grazie alla creatività di Oki Sato. Cosa vi ha spinto a realizzare questa collaborazione? Prima di tutto la passione, l'amore per le sue opere, per il suo disegno estremamente poetico. Questo è un punto di partenza che solitamente accomuna tutti i lavori che Glass Italia sviluppa con i designer di tutto il mondo. L'anno scorso avete inaugurato un nuovo spazio milanese. Quali sono i vostri progetti retail per il futuro? Ma noi abbiamo appena inaugurato uno spazio a New York da DDC, uno in Corea, a Seoul. In prospettiva abbiamo di sviluppare soprattutto il retail negli Stati Uniti. Beh, voi di export quanto fate sul fatturato, cioè quanto rappresenta? Beh, oggi è più dell'80%, ma noi siamo piccoli, siamo una piccola azienda, facciamo parte di un gruppo di vetrerie. Il fatturato l'anno scorso è stato sui 10 milioni di euro. Noi speriamo di chiudere con un incremento del 12% quest'anno, speriamo. Come nasce Spazio Pontaccio e quali servizi offre? Spazio Pontaccio nasce 13 anni fa per volere di Alberto Pellini e di suo papà Gianni Pellini, come prima di tutto un curatore di tutto quello che di bello nel design esiste, e in seconda battuta, ed è quello che poi la gente ci riconosce, come trampolino di lancio per sia giovani designer che hanno dei bei progetti, che di singoli prodotti in edizione limitata che vogliono essere lanciati in Italia. Devo dire che il filo conduttore della nostra scelta
prima di tutto l'estetica e poi la grande libertà che abbiamo di decidere di questo spazio cosa fare in totale autonomia. Quali firme avete ospitato, dai designer alle aziende? Sin dai primissimi anni di Spazio Pontaccio sono passati di qui e hanno fatto progetti speciali per noi. Marcel Wanders, ai primissimi anni del lancio di Moi, mi riferisco a Philippe Stark, lo stesso Oki Sato di Nendo aveva fatto qualcosa con noi, Jean-Marie Massot, Patricia Orchiola, Librum più recentemente. Che tipo di cliente vi contatta? Direi che è abbastanza trasversale. Il minimo comune denominatore tra loro è l'appassionato di design, chi ama il design e chi ha anche un po' di cultura al riguardo. Qualche anno fa la maggior parte dei nostri clienti era italiana e oggi è per lo più un pubblico straniero, estero, inglesi, americani, asiatici. Direi che sia chi vuole cercare il pezzo speciale ma anche chi vuole arredare la propria seconda casa qui di solito trova buona soddisfazione, sì.